Allora a questo punto che cosa andiamo a fare? Andiamo a realizzare l'altro elemento importante che è proprio quello dell'elenco. Quindi ci troviamo esattamente in questa situazione. Vado a creare un elenco, ovvero una tabella che dovrà andare ad interrogare il service per riprendere le informazioni dal local storage che abbiamo salvato nell'episodio precedente. Quindi che cosa succede? Vado a crearmi il nuovo component. Quindi vado in ng generate component, quindi scusate, vi faccio un CLS, dato che ci siamo, ng generate component, e lo chiamo dentro a components / prodotto lista. Guardate qui che cosa stiamo realizzando. Praticamente abbiamo appena realizzato, proprio per quello che vi dicevo prima, vedete iniziano tutti quanti per prodotto, così so che sono tutti quanti componenti relativi al prodotto. Vado su prodotto lista e vado a customizzare intanto la mia tabella. Allora, a questo punto cosa succede? Come funziona? Mettiamo una tabella di Bootstrap, ok, abbastanza più organizzata e carina. Faccio un table, ok, la table avrà una class, table striped. Ci siamo? Allora a questo punto vado in thead, vado a mettergli un tr con tanti td, scusatemi th perché così me lo abbiamo il table heading. Quindi abbiamo il codice, poi abbiamo il nome, la descrizione, il prezzo e la quantità. Ok? A questo punto che cosa facciamo? Dobbiamo mettere il t-body, ma il t-body dovrà essere generato da che cosa? A partire dall'elenco preso nel local storage. Quindi dobbiamo andare a recuperare le informazioni dal service, in questo caso, che le deve andare a chiedere al local storage. Ma se vi ricordate bene, ok, il nostro service, guardate, aveva già una get all, quindi che ci restituisce un elenco di prodotto. Vediamo come funziona. Andiamo sul prodotto lista component. Che cosa dobbiamo fare? Beh, tecnicamente dobbiamo creare una variabile che si chiama per esempio elenco, ok? Che è di tipologia, scusami, elenco, che è di tipologia prodotto array. La creiamo come vuota, quindi facciamo un array vuoto, ma tipo con questa tipologia di nomenclatura, quindi di notazione, new array. Per quale motivo? Perché all'inizio la tabella sarà vuota, quindi tecnicamente cosa succede? Il contenitore esiste a prescindere, ricordatevi sempre che in questo caso è aggregazione. Vado a risolvere la dipendenza e ci siamo. Poi il secondo elemento che vado ad effettuare qual è? La seconda operazione che vado ad effettuare è proprio quella della creazione quella dell'iniezione del service, perché qui dentro lo devo utilizzare. Quindi vado in constructor, ok, come abbiamo detto nell'episodio precedente, private service, e lo chiamo ovviamente prodotto service, di tipologia prodotto service. Questo mi permette di fare una dependency injection e quindi service sarà disponibile all'interno di tutto quanto il nostro contesto. Adesso che cosa succede? Mi verrebbe da pensare che effettivamente qui dentro dovrò richiedere al mio service dell'operazione, quindi di importazione, ok, da parte del service. Però qual è la situazione? Noi dobbiamo immaginare una struttura di questo genere come una struttura generativa. Cosa significa? Che esistono delle gerarchie o comunque sia delle sequenze di operazioni che noi dobbiamo effettuare. Se vi ricordate bene come andiamo ad attivare queste tipologie di elemento, che cosa andiamo ad introdurre? Andiamo ad introdurre il primo elemento del ciclo di vita di Angular stesso, che si chiama l'ng on init. Guardate, ng on init. Fa praticamente parte di una serie di metodi che vanno in override in questo caso, quindi che vengono ridefiniti, che sono propri di Angular, che però vengono applicati o comunque sia vengono richiamati in una certa sequenza. Guardate qual è la sequenza in questo caso. Devo fare questa operazione. Faccio un attimo un cattura. Allora, guardate come viene attivato il ciclo di vita. Allora, a livello operativo, mi porto su un colore un po' più comodo. Allora, quando io creo il mio elemento, entro da qui, ok? Viene eseguito il costruttore.
Ok? Una volta completato il costruttore, guardate che cosa succede. Io vado verso qui sopra e mi riporto al caricamento dell'URL, quindi del mio template URL e ovviamente anche dello style URL. Una volta che ho completato, fondamentalmente attivo questo ng on init. Guardate, lo faccio un po' più specifico con degli elementi un po' più diretti. Allora, vado a crearmi, la faccio in blu, la prima attivazione si fa così. Quindi questa qui è la 1. Il costruttore, arrivo fino al costruttore. Una volta che ho completato questa operazione, io faccio un'altra, quindi vado ad invocare un'altra operazione che praticamente è quella dell'avvio del template URL e quindi sarebbe la 2. Alla fine di questa operazione, sempre proprio in maniera totalmente diretta, vado ad eseguire questa 3 che è ng on init. Quindi tecnicamente capite qual è l'idea? Il costruttore viene invocato prima del component.html, ok? E l'ng on init viene eseguito subito dopo che tutta la parte di component.html, quindi tutto il suo codice sorgente di markup, viene caricato. E allora a questo punto cosa succede? Il caricamento delle nostre operazioni dovrà essere fatto qui. Perché? Perché in questo è il punto. Dato che noi andiamo a sincronizzare la variabile con il file HTML, la modifica di questa variabile deve essere fatta dopo che l'HTML è caricato per poterlo modificare, quindi per poter modificare il DOM. A questo punto che cosa succede? Mi riporto quindi qui dentro che cosa? Allora, elenco, quindi this.elenco è uguale a che cosa? Al service.getAll. Fine. Questo mi restituisce automaticamente tutto quanto l'elemento. Quindi tutti quanti gli elementi che ho a disposizione. Vediamo qual è l'effetto. L'effetto non è ancora stato fatto perché, cioè non è ancora visibile perché qui dentro devo creare un ATR, ma non un ATR, devo crearne più di una. Quindi vado in star ng4. Quindi l'ng4 che cosa prenderà? Vi ricordate? Let. Quindi lo chiamo per esempio P, che sarà il prodotto, of elenco. Questa è una for of. Qui dentro che cosa gli vado a mettere? Una td, che dentro ci avrà in output, graffa, p punto, allora abbiamo il nome, anzi facciamo il codice, poi abbiamo il nome, poi abbiamo la descrizione, poi abbiamo ovviamente il prezzo e poi la quantità. Guardate qui, fondamentalmente mi ritrovo, vado su lista, ok, quindi qui sopra vado su lista. Attenzione, non ho avviato in ng serve, ecco per quale motivo non mi si avviava. Sono in building, tutto quanto era da buon fine. Ok, vado su prodotto lista. Attenzione, non ho la rotta impostata, quindi qui sopra vado in app routes, vado a mettere prodotto lista che mi attiva il prodotto lista component. Ok? Quindi vado a mettergli una virgola per non spezzare il mio array. Vado su lista, vedete qui ho codice, nome, descrizione, prezzo e quantità. Vado in F12, vado a vedere la console e qui dentro lui mi dice attenzione, non posso effettuare ng for of since isn't a known property of tr. Quindi che cosa significa? Praticamente che devo controllare che questa tipologia di ng for sia sia stata inclusa all'interno della nostra struttura. Quindi che cosa devo fare? Sempre nelle mie imports devo verificare che sono abilitato praticamente ad utilizzare questa funzione che è stata inclusa. Per attivare, quindi per importare l'ng4, ok, che non viene importato di default, ritorno sul mio prodotto lista component e qui sopra nelle imports ho il common module, che in pratica contiene tutte quante le funzionalità tipo ngIf, ng4 e così via. Vado a vedere qui dentro e vedete, questo qui è il mio output, ok? Clicco su inserisci, vado a fare AB456, metto nome chiodi, descrizione appuntiti, prezzo 0.9, gli metto 899, clicco su salva
Vado su lista e vedete qui dentro c'ho i chiodi. Il bello del local storage è che se chiudo Google Chrome e lo riapro, guardate qui, io mi ritrovo praticamente sempre tutto perché il local storage non perde il suo stato alla chiusura di Google Chrome.